Ciao da Mr. Hermit, vi dirò con chi ha firmato veramente Toprak Razgatlioglu e Sofoglu. È importante perché non è proprio chiaro come è andato, ma voi pensate che abbia firmato con BMW Motorrad, ma adesso ve lo spiego, ma tutto parte da una, diciamo così, figuraccia di un sito, noto sito tedesco, ma siccome poi voglio rendere tutto più facile e ci leviamo subito il pensiero. Se vi piace tutto questo iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e scoprite come potete supportare Mr. Helmet con lo shop e le donazioni, se vi va, c'è anche GoFund, ve lo metto nella descrizione, nei dettagli, super stickers e super grazie e l'abbonamento a partire non da 6 centesimi al giorno ma da 3 centesimi al giorno per Junior Supporter. Per chi invece vuole le informazioni direttamente sul suo cellulare con la chat dedicata a WhatsApp Broadcast ed è super supporter e sugar daddy, c'è anche questa possibilità qui. Ok, allora io vi dico come è andata. Allora, innanzitutto io avevo anticipato questa cosa qui, ovvero la possibilità che Razgatlioglu firmasse con BMW e avevo spiegato tutti i motivi, poi sono stati copiati da un altro sito. C'è qui il video e c'è il podcast, cioè insomma si è rotto, l'hanno fatto arrabbiare Yamaha durante i test, insomma tutta la storia la trovate su questo articolo qui, che è del 3 maggio, attenzione, 3 maggio è uscito al pubblico perché gli abbonati l'hanno visto prima. Ok, qui è spiegato tutto, c'era la possibilità, ci stava parlando e io parlavo con le persone con cui loro parlavano, poi vi spiegherò. Dopodiché il 15 maggio ho scritto, 15 maggio per il pubblico perché gli abbonati l'hanno visto prima, ho scritto che era praticamente fatta con BMW, ho scritto praticamente, anche se in realtà era fatta per una forma di rispetto nei confronti di quelli che mi avevano dato l'informazione, non si usa più, molti siti non lo fanno, si bruciano e dopo piangono, e anche per non fare delle figuracce, insomma. Comunque c'è qui il video, ok? Ed è il 15 maggio. Cosa è successo? Che il 16 maggio un sito che si chiama Speedweek, che era già stato protagonista, che mi aveva copiato delle informazioni su MV Agusta, a nome Ivo Schutzbach, che è la firma della Superbike, aveva scritto questa roba qui. Allora adesso questa ve la traduco, ok? Anche voi con il traduttore potete fare questo, ok? Questo dal tedesco all'italiano. Su BMW il trucco della storia, cioè smentisce quello che avevo detto io il giorno prima. Il manager del Sofoglu ha suscitato scalpore per aver detto di avere sul tavolo un'offerta della BMW per Toprak Razgatlioglu. Attenzione ragazzi, questa è Speedweek, la diciamo rivista più autorevole, autoriferita, autorevole, che in realtà scrive giuste solo cose di Red Bull, che è la proprietaria della rivista. Ecco, campione del mondo Superbike, un'idea allettante, ma ci sono numerosi ostacoli, cazzo è pieno di ostacoli e infatti non si è fatta, no? Pieno di ostacoli. Il motivo più importante, attenzione, BMW non ha posto nel team numero 1 di Sean Muir, perché nel B-team è fuori discussione per Razgatlioglu, certo, perché va nel team numero 1. Scott Redding ha dalla sua un'opzione per il 24-25, quindi un'opzione non vuol dire niente, non lo sanno in Germania cos'è un'opzione che possono farti firmare o no, e in questo caso poi vedremo. Se lo tira entro luglio il team BMW è prenotato perché Michael Van de Mark è pronto e non può essere espulso nella squadra di Bonovo più di Red. È pronto Michael Van de Mark, a me sembra rotto Michael Van de Mark, comunque va bene. Anche se Redding dovesse decidere di non restare in BMW in estate, le sue alternative sono gestibili. Toprak difficilmente sarebbe un problema perché il turco attualmente costa circa il doppio, per il quale attualmente non esiste un budget in BMW. Non esiste un budget in BMW, beati voi. Attenzione, queste cose non è per denigrare qualcuno, ma per spiegarvi come sta andando. Il dottor Markus Schramm, capo di BMW Motorrad, che ha assistito alle gare di Barcellona con la moglie, molto importante, con la moglie, attenzione, è rimasto, leccatina veloce, con la moglie, è rimasto molto sorpreso dalle dichiarazioni di Sofoglu, perché Razgatlioglu non ha ricevuto un'offerta dal produttore bavarese, non l'ha ricevuta, e chi cazzo è andato in BMW?
Ieri, non lo so. Va bene, se Redding dovesse lasciare BMW, Gerloff, che sta guadagnando slancio del team Bonovo e ha un contratto fino alla fine del 2024, salirebbe di livello. Al 13° posto il texano, vabbè, tutta la pippa sul texano. Come tutti i piloti della scuola di sé, ha stretti legami con la Red Bull ed è stato promosso e sostenuto dal colosso delle bevande energetiche. Però BMW ha Rocket come sponsor principale e a quest'anno si dice che il contratto durerà fino alla fine del 2024. E attenzione, perché adesso poi parliamo anche di Rocket, ok? Rocket, vi faccio vedere poi cosa avevo scritto io per Rocket. È che è uno sponsor in bancarotta, per quello che ne so io, e l'ho scritto il 2 gennaio, perché Rocket deve milioni a un sacco di gente. Ma andiamo avanti, c'ha Rocket, non c'ha Red Bull, quindi non può prendere Razgatlioglu, ragazzi, ma che stiamo scherzando? Ecco perché Van de Mark e Redding hanno smesso di promuovere Monster quest'anno. La BMW ha dovuto pagare, pensa che coglioni. Ma quanto gli dava Monster a Van de Mark e a Redding? 1000 lire, perché invece il nostro Razgatlioglu è una stella di Red Bull, perché tutti gli islamici ce l'hanno come idolo. Come argomento finale la continua mancanza di successo, parla contro la BMW dal ritorno in fabbrica, vabbè, il loro bottino più di 4 anni da allora, 6 podi, insomma sminuisce questa roba qui. E poi dice una cosa molto importante, ragazzi, attenzione, perché questa è la chiave fondamentale dell'interpretazione di Speed Week, sbagliata. E Toprak, 3 volte, difficile immaginare che un vincitore del genere, che ha vinto così tanto con Yamaha, 93 volte, 33 sul podio, difficile immaginare che un vincitore del genere lasci il rifugio sicuro della Yamaha, dove trova la voglia e la capacità per altre grandi imprese. E chi l'ha detto? Ho visto. E dove, secondo il manager Yamaha Andrea Dosoli, gli è stata fatta la migliore offerta che un pilota di Superbike abbia mai ricevuto, dalla casa giapponese. Ragazzi, ma questa è arte pura. Avete capito quante motivazioni perché Razgatlioglu era impossibile che andasse in BMW? Altro che quello che aveva scritto Mr. Helmet, non una, ma 2 volte, e anche il giorno prima. Ma siccome è Speed Week, ragazzi, è Speed Week la sanno lunga, allora hanno fatto questo. E allora cosa è successo? Nel frattempo, dopo una settimana, è successo questo. Morbido, Razgatlioglu lascia la Yamaha alla fine della stagione 23 e io lì ho detto guarda che figuraccia che hanno fatto questi, vabbè, lascia una parte di successo, se restano così, ho bisogno di un nuovo obiettivo, una buona ambizione, abbiamo fatto un'offerta che credevamo ma come, non era la migliore offerta? Adeguatamente il valore di Toprak, mannaggia le figuracce, mannaggia le figuracce, andare a tutte le gare, essere pure tedeschi e non accorgersi di questa cosa. Vabbè, dopodiché è uscito il comunicato vero, bomba di mercato, Razgatlioglu nel 2024 correrà con il team BMW Motorrad World Superbike. Ma non era una cosa impossibile, non era una cosa che non si poteva fare, e tutti gli ostacoli, non lascerà Yamaha con tutti i successi, la voglia di successo, ma non si è accorto che l'hanno preso a calci in culo, che Toprak si è incazzato ai test, Meregalli, Jarvis, tutte le malcontento e tutto il resto, no, non se ne è accorto di questo. Ma lo sanno in Germania che la Yamaha non ha intenzione di fare una nuova moto, non ha intenzione, no, questo è un altro video, poi ve lo dico. Va bene, comunque andiamo avanti perché è molto importante. Dopo il comunicato relativo alla fine della sua esperienza Yamaha, aveva già firmato, ve lo dico, il turco dalla prossima stagione difenderà i colori della casa bavarese. Arriva un'ulteriore conferma per quanto riguarda lo schieramento del campionato e si tratta di un tassello, va bene, Rocket, BMW, Motorrad, World Superbike Team, eccetera. E insomma, va bene, 33 vittorie, il turco segue ormai il colore Van de Mar, va bene. Allora, Toprak è uno dei nostri piloti migliori. Attenzione. Razgatlioglu sarà impegnato, Mark Bongers, questo è importante. Toprak è senza dubbio uno dei piloti migliori dell'attuale schieramento, come dimostrato non solo vincendo il mondiale, ma non è soltanto un pilota di moto che va forte, ma anche una grande personalità fuori dalla pista. Siamo convinti che Toprak si ritroverà molto velocemente a suo agio nella famiglia BMW Motorrad Motorsport. Attenzione, Motorrad Motorsport. E quindi non vediamo l'ora di iniziare la nostra collaborazione e di vivere insieme il nostro futuro. Lui lo vuole.
attenzione, attenzione, lui lo vuole, è una cosa che ha voluto, è una cosa sua, Bongers lo vuole. Poi arriva il dottor Markus Schramm, capo di BMW. È quello che aveva detto, era sorpreso, non c'è nessuna offerta sul tavolo. Era andato con la moglie, attenzione, glielo dice, era andato con la moglie, ci tiene perché ha ossequio alla signora. È rimasto molto sorpreso perché Razgatlioglu non ha ricevuto un'offerta dal produttore bavarese. Ah no? Ah no? No, perché il capo di BMW Motorrad dice di no. Dice di no, però poi dopo si sveglia e dice: benvenuto nella famiglia BMW Motorsport. Siamo lieti di accoglierlo nel nostro team ufficiale. Sono molto orgoglioso del fatto che Toprak abbia deciso di unirsi alla famiglia del BMW Motorrad Motorsport. Cioè, ragazzi, il tutto, attenzione, senza un'offerta. Non c'era un'offerta. La cazzo ha detto che non c'era un'offerta. È un passo verso il futuro del nostro progetto e dimostra un grande impegno del BMW Motorsport nel World Superbike. Sembra anche a voi che non sia una cosa sua? Che non sia una cosa sua? Cioè, Bongers è citato, Schramm non tanto, secondo me, mia opinione, e ve lo dico io perché. Perché il contratto di Toprak Razgatlioglu, e qui ha ragione Speedweek, non poteva essere coperto dal budget di BMW Motorrad, che è una emanazione ufficiale ma semi-ufficiale, che si affida a un team, secondo me, non all'altezza, che ha dimostrato di riuscire a fare sempre malissimo in tutte le cose, con delle scelte malissimo esercitate su tutti i temi. BMW Motorrad non è BMW, è una parte di BMW, neanche la più stimata all'interno di BMW. È un'azienda, BMW Motorrad Motorsport, che non ha mai vinto niente. Mai vinto niente. E aggiungo io, se non cambiano certe cose, mai vincerà niente. E non ha il budget. È vero che ha molti soldi più degli altri, di quegli altri che ci sono, perché si tratta sempre di BMW, ma non ha abbastanza soldi per pagare un contratto, si dice quadriennale, plurimilionario, quindi 2 per 4, 8, 10 milioni, a Toprak Razgatlioglu, il quale, secondo me e secondo le mie fonti, che poi sono quelle che mi hanno dato l'informazione, che non aveva qualcun altro, Razgatlioglu l'ha firmato con BMW Motorsport, quelli della M, gli stessi con cui ha firmato Valentino Rossi, gli stessi con cui aveva il contratto, non so se ce l'ha ancora, insomma, Zanardi, quelli delle macchine, perché a livello promozionale, culturale, di brand, non solo sportivo, un qualcosa che va oltre lo sport, c'è Razgatlioglu che è turco. I turchi in Germania sono 5-6 milioni, sono la minoranza etnica, diciamo così, di stranieri benissimo integrati, grandissimi lavoratori all'interno del paese tedesco, in cui Sofoglu, se non mi sbaglio, ha vissuto. Sono una voce importante, un peso importante, comprano le macchine, sono una classe, diciamo così, etnica, adesso mi spiace dire così, insomma, sono un gruppo di stranieri che lavorano tanto, sono in ascesa, stanno crescendo, migliorano la loro condizione, hanno i soldi, comprano i soldi. BMW è importante nei paesi, diciamo così, islamici, per chi se la può permettere, e quindi Toprak è perfetto. Ora io non so come andrà con Red Bull, ma faccio fatica a credere che Rocket si sostituisca, però tutto può succedere, ma ci devono essere allora veramente dei soldi, qualcuno li deve coprire, ed è questo qualcuno non BMW Motorrad, per come la vedo io, anche se ovviamente deve figurare così, perché il contratto, per una forma di, diciamo così, rispetto nei confronti, stiamo sempre parlando di BMW, e certo correrà in motocicletta, eccetera, però Razgatlioglu avrà un trattamento da brand ambassador completo a 360 gradi, non solo legato alle moto. Ecco perché BMW Motorsport, che caccia i soldi, tutti quei soldi, una cifra superiore anche alla migliore offerta possibile Yamaha, che avevano detto avrebbero fatto, ovvero questa qui, scusatemi, la migliore offerta di Yamaha. Va bene, smetto di fare pasticci. E quindi cosa succede? Che Razgatlioglu ha firmato con BMW, quella con i 3 pirulli,
a Monaco, ok? Non la parte moto di BMW con cui hanno firmato tutti gli altri, quella delle persone che sono conosciute, perché Razgatlioglu in Italia, se prendi il taxi, chiede al tassista, non lo conosce, ma in tutta l'Asia, tutti i paesi islamici è un idolo al pari del suo mentore Kenan, che ha milioni di follower su Instagram, ok? Quindi attenzione, ecco perché ad alcuni siti che continuavano a parlare con Shram e qualcun altro mancavano delle informazioni, perché non è un contratto motociclistico quello firmato da Razgatlioglu, ma è un contratto sportivo in ambito moto firmato per come sempre per le informazioni che ho io, mi posso sbagliare, con BMW Motorrad, però non mi sbaglio, con BMW Motorsport, scusate, M Sport, quindi con quelli veri, quelli grandi. BMW Motorrad è una branch, diciamo così, sottodimensionata, nemmeno troppo stimata, non mi si perdoni, di persone che cercano di fare il loro lavoro, ma con dei limiti, per esempio il team e alcune scelte che fanno, no? Quindi poi adesso in questo modo, con questo tipo di contratto, Razgatlioglu potrà chiedere magari una centralina decente, che si smetta con la Bosch, potrà chiedere forse un team o diciamo magari rimane quello come logistica, ma delle persone diverse che sanno fare il lavoro diversamente e che non se la debbono giocare, addirittura prendere a volte gli schiaffi dal team Bonovo, che è il team privato che forse è gestito anche un po' meglio. Ecco, questa è la spiegazione. Toprak Razgatlioglu ha firmato con BMW, quella grossa, non con le moto. E i motivi ve li ho spiegati. Diventa brand ambassador, arriva a ogni aeroporto che arriva c'è una BMW, era già che sgommava con la M3 e c'è tutto un cinema di situazioni in cui diciamo lui e Sofoglu, perché non escludo che sia diciamo così qualcosa di che li vede coinvolti, infatti Sofoglu già faceva dei video delle cose, avranno un discorso con BMW. In Germania i turchi vogliono la BMW, il mercato turco è importante, il mercato dei turchi in Germania, è un atleta musulmano e quindi voglio dire non sono tantissimi nel motorsport e quindi questo è, ok? Ecco perché. Dopodiché ci sono delle cose anche abbastanza surreali che abbiamo visto qui. Non è possibile, non c'è il budget, non è vero che questo è possibile, ma perché comunque qualcun altro era andato a parlare dai capi di questi, ok? Con tutto il rispetto per questo tipo di cose. Quindi poi dipende dagli interlocutori che hai anche quando cerchi le notizie, però di sicuro questa è una toppa, se mi si consentirà. No? Quindi il giornalista che comunque poi alla fine è abbastanza bravo, scrive sempre le cose più o meno come ci sono, poi quando non sono così qualche volta le prendono da Mr. Helmet come nella storia di MV, ma va bene. Però diciamo che non c'entra Bonovo, non c'entra Redding, non c'entra questo signore qua turco prende quanto tutti i piloti BMW sommati insieme, Sykes a sostituire che prende 20.000 euro a gara o 10.000 insomma. Van de Mark che è rotto e che quindi forse verrà lasciato andare, Redding che prende dei soldi, sommati tutti questi qua insieme, Gerloff, Buzz, tutti collaudatori, questo prende 3 volte tutti questi qua. Ok, quindi non è un problema di budget Motorrad, non se li so proprio pensati. Lui è andato a parlare con Franco BMW, con Giorgio BMW, non con Luciano BMW Moto, ok? Va bene. Spero di aver dato questa cosa. Mi dispiace essere passato per, diciamo così, l'esposizione di un articolo, questo qui, che diciamo riportava un'altra cosa, però è la verità, perché qui il giorno dopo che io ho scritto che era fatta, una settimana dopo che avevo scritto che stavano parlando, è stato smentito di no, è stato detto di no. E quando si ascoltano, bisogna anche verificare le fonti, perché se uno ti dice di no, tu poi vai a verificare se è vero. Shram aveva detto di no e non ci credo che il giorno cos'è 5
5 maggio, no, 9 maggio, perché questo è del 9, sì, o quando era, praticamente questa roba non era vera, perché era già vera, perché le avevo già scritte persino io, ok? Quindi, alla fine, e poi parleremo anche di questo, cosa succederà con Rocket, se pagherà o meno, perché è uno che deve dare dei milioni un pochino in tutto il mondo. E questo l'ho scritto il 2 gennaio. Non era per fare una gara a far vedere quante cose ho scritto prima, ma perché c'è un filo logico in questa cosa qui. Una partnership come quella di Razgatlioglu e BMW è vero che nasce dopo, in concomitanza con i test Yamaha, ma forse anche un po' prima, però non è una roba che si fa in un giorno, cioè è una roba recente ma che non si fa in un giorno. Dopo i test della MotoGP di Toprak, Sofuoglu si è incazzato con Yamaha MotoGP, è andato apposta a Barcellona a parlare anche con Yamaha Superbike, gli ha detto che se ne andava, quindi l'offerta, non offerta, quelle sono, diciamo così, punti d'onore per far vedere che non sono stati mandati a quel paese, secondo me, ma la verità, gli avranno anche fatto un'offerta, eccetera, però avevano già deciso di andarsene. Quindi quando questo dico è uscito, adesso non so se è uscito il 5 o il 15, insomma cambia poco, è uscito comunque dopo questo, non ci sta. Ok, quindi detto questo, poi c'è una cosa che conta, ragazzi, mi dispiace essere anche antipatico. Razgatlioglu ha firmato, quindi tutte le pugnette volanti a forme di Würstel non esistono, il budget c'è, perché BMW paga, e non è vero che non lo sapevo, non è vero che c'è un problema Redding, non è vero che c'è un problema Van de Mark, non è vero che c'è un problema Gerloff, non è vero... Guarda, così si fa. E arriva Razgatlioglu. E anche oggi un po' di simpatie le abbiamo guadagnate, ok? Seguite e supportate Mr. Helmet. Ciao a tutti.